Allora, mi è stato chiesto di dare qualche pensiero sulla parola transizione. Per me questa parola è transizione ecologica e quindi su questo mi soffermo. E non posso che partire dalla mia esperienza personale. Io ho cominciato un'esperienza molto bella, molto varia su questo tema dell'innovazione sostenibile 24 anni fa. 24 anni fa, al mio colloquio, per cominciare con Environment Park, ho sentito parlare di alcune parole che non avevo mai sentito pronunciare. Fonti rinnovabili, biomasse, ecco, cose di questo tipo. Neolaureato, non conoscevo il significato di queste parole. Oggi sono l'ordine del giorno per tutti quelli che si confrontano con questa transizione. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la transizione è in atto, vuol dire che abbiamo cominciato, vuol dire che non partiamo adesso, vuol dire che un pezzo di strada importante l'abbiamo fatto. Però c'è un problema di tempi, c'è un problema di tempi che ci ricordano i nostri figli ventenni, che ci dicono di essere una generazione che vive in un mondo a scadenza. Allora c'è un problema di tempo che dobbiamo affrontare e l'Europa lo sta facendo rendendo più ambiziosi gli obiettivi di riduzione dei gas serra. Noi dobbiamo accompagnare attraverso nuove innovazioni, nuovi modi di pensare, una nuova economia. L'altra parola chiave è la complessità. Noi sappiamo che stiamo affrontando forse l'operazione più complessa che si può immaginare, cioè trasformare il mondo che abbiamo costruito attraverso, diciamo, innovazioni che ci permettano di fare le stesse cose anche di più in un altro modo che non sia così impattante. Forse è la prima volta che si fa uno sforzo di questa natura e di questa dimensione, forse ci sfugge un po' la dimensione del problema, ma sicuramente è uno sforzo formidabile, molto complesso. Che cosa ci serve per fare questo tipo di percorso? A mio parere è una questione di sinergie, una questione di sinergia tra tecnologie. Noi stiamo sviluppando tantissime tecnologie, devono lavorare insieme. Non è più il tempo di dire le batterie sono meglio dell'idrogeno, non è più il tempo per dire si lavora sull'acqua ma poi anche sui rifiuti o sull'energia. Bisogna mettere insieme, permeare l'una con l'altra queste traiettorie. C'è un tema di sinergia tra persone. Noi abbiamo bisogno di condividere, abbiamo bisogno di sharing, abbiamo bisogno anche di solidarietà. C'è bisogno di una sinergia tra generazioni, l'abbiamo detto, abbiamo un obiettivo comune, questo obiettivo chiaro è un obiettivo da raggiungere urgentemente attraverso un percorso difficile, quindi ci serve l'esperienza di chi ha i capelli bianchi come me, ci serve la conoscenza di chi si sta formando adesso e ci serve la consapevolezza dei ragazzi più giovani che ci stanno sollecitando. Buon pomeriggio e prima di tutto auguri a New Bauhaus Torino. Voglio condividere con voi qualche riflessione sul tema della transizione. Come possiamo pensare a una città che mette davvero il pianeta e i suoi abitanti al primo posto? Come pensiamo a una città che elimina completamente il problema dei rifiuti e trasforma qualsiasi rifiuto in risorsa? Ma soprattutto che pensa a come valorizzare al meglio le competenze diffuse sul territorio. Io vengo da una lunga storia ormai di campagne per il diritto alla riparazione, sia come cofondatore di The Restart Project, una non profit che ha sede a Londra e che ispira le persone a riparare, e a gruppi attivi in Italia e a Torino, uno tra i più attivi, Restarters Torino, ma poi anche come attivista per il diritto alla riparazione come parte della campagna europea che si batte per questi temi, per legislazione più ambiziosa in questo termine. E le città possono e devono diventare un terreno in cui questi concetti prendono vita e spingono nuovi modi di vivere, nuove abitudini, nuovi modi di consumare meno, riusare, ma soprattutto ripensare come possiamo dare vita ad alcuni spazi, dargli nuova vita, nuovo significato. Torino è una città che ha una storia straordinaria, industriale e post-industriale, e anche una serie di competenze splendide da potersi giocare. Bene, pensiamo a una città in cui nessuno resta indietro, in cui l'accesso alla tecnologia e ai prodotti con cui
tutti comunichiamo è davvero diffuso, in cui non esistono prodotti che vadano riciclati perché tutti hanno vita molto più lunga e impariamo tutti a comportarci in maniera più responsabile dal punto di vista ambientale. Immaginiamo una città in cui spazi dismessi possono diventare nuove officine per imparare a riparare, imparare a consumare, imparare a spingere a come le nostre istituzioni pubbliche possono e devono spendere meglio i propri soldi per prodotti che siano più durevoli e meno spreconi. Ma soprattutto pensiamo a come questo possa dare anche delle opportunità nuove di identità alla città, ma anche opportunità di lavoro. I cosiddetti green jobs, i lavori nel settore verde, sono davvero i lavori del futuro e avere orgoglio del proprio passato può aiutare Torino a pensare a un futuro come città che ripara e innova. La parola transizione ricorre pressoché sempre nelle conversazioni quotidiane degli addetti ai lavori sui temi della sostenibilità. E non solo. È un termine che continuerà ad accompagnarci nei prossimi anni. La definizione ci dice che trattasi del passaggio da un modo di essere o di vita ad un altro, da una condizione, situazione a una nuova e diversa, oppure, in senso più ampio, un periodo che segna il passaggio da una civiltà ad un'altra, durante il quale si maturano nuove forme sociali, artistiche e culturali. Il collegamento quindi alla transizione ecologica, che è una terminologia recentemente inserita anche in uno dei dizionari italiani di riferimento, ci fa capire quanto sia un fatto presente, che riguarda tutti noi nel nostro ruolo di cittadini attivi e quindi inseriti in una qualsivoglia organizzazione, che sia famiglia, impresa, gruppo, collettività. La transizione è oggi. Dire oggi mi fa sperare che stiamo recuperando il ritardo col quale ci troviamo nell'affrontare l'impellenza di un nuovo modello, che è sì economico, ambientale e sociale, ma soprattutto comportamentale e culturale. I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, questo framework, questo quadro di riferimento internazionale che purtroppo è ancora poco conosciuto, diffuso e utilizzato nonostante abbia ormai quasi 6 anni, deve essere la mappa orientativa che ci guida e accompagna nel cambiamento culturale a cui tutti noi siamo chiamati per dare il nostro determinante contributo. Abbiamo parlato di mappa orientativa perché si tratta di affrontare un viaggio, il viaggio appunto della transizione, che ci porta in terreni inesplorati e che richiede una lingua universale. Per leggere la complessità della transizione occorre l'utilizzo della lente degli SDGs, che solleciti la responsabilità individuale, la visione organica, l'interconnessione di tutti i sistemi, partendo dalla governance pubblico-privata che sia, per poi collegare in modo liquido tutti gli altri aspetti. La transizione richiede dunque un impegno da parte di tutti, innanzitutto come dovere di informarsi, di capire, di metterci la testa nell'affrontare i problemi in modo complessivo, di essere consapevoli che ogni nostra scelta rischia di essere influenzata da pregiudizi più o meno manifesti e dunque occorre fare quello sforzo necessario per orientare il nostro comportamento agli obiettivi che è necessario raggiungere. Ecco spiegato il senso della mappa orientativa dei 17 SDGs dell'Agenda 2030. La transizione in sintesi richiede una complessa azione di conversione e convergenza dell'economia, della produzione e dei consumi, delle azioni e dei comportamenti, attuabile solo attraverso politiche orientate alla sostenibilità e con il coinvolgimento della più larga parte possibile di imprese e cittadini. La transizione richiede un impegno costante e coerente, diffuso e collettivo, un patto di reciproca fiducia. Dicevamo che la transizione è oggi, un oggi che trasmette speranza, ma è un oggi che trasmette anche il senso dell'urgenza di affrontare questo viaggio. Qui e ora. Qui e ora è il tempo di tornare ad avere un sogno. Il sogno che tutti sentano con la stessa intensità di essere responsabili e doversi impegnare per cambiare le cose.